Oggi le protagoniste sono loro, le cipolle, e si fanno in un modo godurioso, ovvero fritte. Modo, tra l'altro, veramente molto semplice. Prima cosa, trovare delle cipolle abbastanza grandi. Più grandi le trovate, secondo me, più buone vengono. Già ho tolto la parte esterna, la pellicola esterna, si vanno a tagliare. Potete scegliere se farle molto fini o un pochino più alte. Io le faccio un pochino più alte perché mi piacciono di più. Quindi quanto sarà? Un pochino meno di 1 centimetro? Poi sicuramente non le farò tutte uguali, quindi ci sarà una da 6 mm a 5 mm, una alta a 1,5 mm. Vabbè, ma questo è un mio classico di non essere mai troppo preciso. Fate sempre attenzione quando andate a tagliare l'ultima, ce la tengo col coltello che è in mezzo e poi parto piano perché talvolta può scivolare la lama del coltello e ci si va a tagliare. Ora si fa questo lavoro qui, si spinge verso l'interno, vedete, e si separano i singoli anelli. Allora, ora io sto friggendo per farvi vedere come vengono, quindi scelgo sempre le più belle e tutto, ma si rompono perché quando tagliate le si rompono, quando le sfogliate queste qui le friggete ugualmente. Invece le parti terminali o le parti così, queste qui le utilizzate come cipolla normalmente. Potete anche congelare, magari la tritate e la congelate. Due cose ora da fare. Olio, si mette sul fuoco e si fa riscaldare bene. Io uso l'olio dei semi di arachidi, voi usate l'olio che preferite per la frittura. Usare un olio extravergine oliva, lo so che è più salutare e tutto, però lascia un'impronta di sapore, secondo me, troppo forte. Allora, andiamo a fare la pastella. Farina, semplice farina. Errore, senza fare nessuna variazione. Troppo piccolina, uso questa qui delle cipolle che è un pochino più grande. Anche su queste cose qui, no, sono errori che si fanno, però lavorate sempre in modo che vi risulti comodo, perché qui se facevo la pastella praticamente era impossibile lavorarci. Quindi rimetto la farina qui dentro e le cipolle le metto qua. Un pizzico di lievito istantaneo, pizzico nel senso poco meno di mezzo cucchiaino. Se non ci sono bambini, o comunque bambini che è, non lo mettete, però se mettete tranquillamente un pochino di pepe bianco e girate. Avete visto quant'è? Sono 2 pizziche, proprio deve essere un'inezia. Mescolo tutto per bene. Birra fredda, praticamente pari quantità alla farina. Se vi rimane un gocciolino alla fine, non andrà sprecata. Un pochino di acqua ghiacciata, 1/4 di bicchiere neanche. E ora miscelo il tutto. Se è densa come è successo a me in questo momento, aggiungete gradualmente un pochino di acqua, fino a che, ora vi farò vedere la densità perfetta. Quando si fanno queste cose qui, si dovrebbe usare, per poter rispettare perfettamente le ricette, sempre lo stesso tipo di farina, in modo tale che si sa l'assorbimento quale sarà. Cosa migliore è vedere il risultato, che deve essere il risultato piuttosto morbido, e allora a questo punto vi potete regolare. Io sono partito da mettere 1/4 di bicchiere, alla fine ho messo quasi 1 bicchiere di acqua completo, col ghiaccio dentro, quindi poi di volumi si sta parlando di un centinaio di millilitri al massimo. Deve essere una pastella sufficientemente coprente. Lo vedete come sta scivolando? Farina, mettiamo un pochino di sale, non tantissimo ma un pochino di sale, e misceliamo per bene. Prendo gli anelli, cercate di prenderli tutti delle stesse dimensioni, così una volta che si va a friggere sappiamo che i tempi saranno gli stessi. Infarinateli bene, sempre gli eccessi toglieteli, e poi si passano nella pastella che deve coprire. Ci si sporca, per fare questo lavoro un pochino ci si sporca, nel senso si fa attenzione, però un pochino ci si sporca. E ora comincio a friggerli, scolo per bene l'eccesso e si mettono a friggere. Considerate come tempi 2-3 minuti, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che dovete fare molta attenzione alla temperatura dell'olio. Dopo un pochino che friggete, diciamo dopo che avete fatto 2 mandate, levate un attimino dal fuoco l'olio e fate riabbassare leggermente. So che cosa succede? Che si colora troppo velocemente fuori e non si cuoce la cipolla. Giusto per farvi vedere una cosa, no? Perché poi un po' barare si può fare, però queste sono le prime che ho fritto, cioè avevo l'olio molto caldo, guardate
la colorazione, e questa invece dopo, quando l'olio l'ho più controllato. Queste sono meno buone di queste? Assolutamente no, però per dirvi che effettivamente qui c'era l'olio un po' caldo. Ora, visto che sono anche fredde, tra le altre cose, io vi dico anche una cosa, faccio subito il test mentre sto finendo l'ultima infornata e vi dico com'è. Croccante, dentro la cipolla morbida. No, non sono buone per niente. Che spettacolo. Da soddisfazione fare queste ricette. C'ho ancora le cipolle qui. Buonissime. L'unica accortezza, come vi ho fatto vedere, è la densità della pastella. Deve essere una pastella coprente. Gli ingredienti naturalmente partite come base su quello che vi ho dato io, ma come vi dicevo, state sempre attenti, cioè tirate su e guardate anche la densità, quanto è fluida, non deve essere liquida, perché se è liquida non rimane aderente alla cipolla, anche se la farina aiuta proprio a questo. La farina che si mette all'inizio serve per poter tenere poi la pastella che c'è, però sono fantastiche, sono veramente buonissime, tanto dopo me ne mangio anche un'altra. Mentre le ultime stanno friggendo, preparo il vassoietto. Un pochino di sale. Io ho queste qui più brutte da assaggiare, però il sale non ci ho messo, ce lo metto anche su questa. Guardate, è croccante ma è morbida.